Geronimo Barbaio Bezzerra sente il sole di Rio sulla nuca. È il 6 aprile del 1661 e tra poco sarà morto. La piazza è gremita, migliaia di persone urlano inorridite, ma non è paura quella che si sente nell'aria, è rabbia, perché Geronimo sa una cosa che il boia ancora non sa. Loro hanno vinto. In quel preciso momento, mentre il carnefice affila la lama, negli scantinati di Rio si sta continuando a distillare. Il fumo sale dalle fazendas, la casciassa scorre e nessun decreto portoghese, nessuna imposizione potrà fermarla. Geronimo sta per morire per un distillato, ma quel distillato diventerà l'anima stessa del Brasile. E secoli dopo, in una casa umida di Praia Once, mentre una donna bahaiana serve casciassa in cucina, nel cortile risuonano i tamburi, quelli da cui nascerà il samba, e con lui si svilupperà la caipirinha. Questa è la storia di come casciassa, samba e caipirinha sono diventati la stessa identità. L'identità di chi resiste, di chi si ribella, di chi dice questa è la nostra anima e non ce la potrete togliere. Benvenuti in Drink Stories. Io sono Leonardo Pinto. Costa del Brasile, 1520 circa. Siamo in una fazenda di canna da zucchero. È notte. Uno schiavo africano rovista tra i barili di melasso scartato. Quella roba lì puzza, fermenta da giorni, nessuno la vuole. Ma lui sa una cosa che i padroni portoghesi trascurano. Sa che nell'Africa occidentale si distilla vino di palma. Sa che l'alcol si può estrarre da qualsiasi cosa fermenti. Costruisce un alambicco rudimentale, forse con pezzi di rame rubati, forse con ceramica. Le cronache non lo dicono, ma quella notte distilla il primo lotto di quello che diventerà la casciassa. Il risultato è ruvido, brucia e quasi imbevibile. Lo chiamano cagasa, letteralmente roba che fa schifo, ma funziona. Dopo 12 ore di lavoro sotto il sole, quel bruciore in gola è l'unica cosa che ti tiene in piedi. I padroni delle fazendas se ne accorgono, capiscono che quella roba cattiva può essere venduta, cominciano a distillarla su scala più grande e quando il governo prende il controllo dell'estrazione e quindi delle melasse, cominciano a distillare direttamente il succo fresco, il garapo, e la nascita della casciassa de Alambique, uno dei primi distillati delle Americhe da succo fresco di canna. Nel 1532 il governatore generale Martín Alfonso de Sousa scrive il primo documento ufficiale che menziona la casciassa. Ma il distillato esiste già da almeno un decennio, si produce in segreto, si vende sotto banco, gli schiavi lo bevono, i contadini lo bevono, perfino alcuni coloni portoghesi cominciano a berlo. E qui inizia il problema. Lisbona, 1640. La corona portoghese guarda i registri di esportazione verso il Brasile e si accorge di una cosa inquietante. Le vendite di vino portoghese Bagaceira stanno crollando. In Brasile bevono quella schifezza locale, la casciassa. Nel 1647 arriva la prima carta reale, un avvertimento: proteggere il mercato della Bagaceira portoghese. Nel 1649 nuove regolamentazioni, ancora più rigide, ma la produzione di casciassa non smette, anzi continua ad aumentare. Allora nel 1659 arriva l'ordine definitivo: distruggere tutti gli alambicchi di casciassa in Brasile. E qui la tensione esplode. Rio de Janeiro, novembre 1660. Gli uomini del governatore Salvador Correia de Sá entrano nelle fazendas con mazze e picconi, distruggono gli alambicchi, versano la casciassa per terra. I proprietari guardano impotenti, ma non puoi togliere a un popolo quello che è diventato parte della sua identità. La notte dopo le prime distruzioni, nelle colline dietro Rio, gli alambicchi ricominciano a fumare. Di nascosto il fumo sale nel buio. La casciassa scorre in bottiglie senza etichetta, vendute sotto banco nei mercati. Il governatore intensifica i controlli, ma più reprime, più la resistenza si organizza. E a guidarla c'è un uomo, Geronimo Barbaio Bezzerra. Nobile locale, proprietario di fazenda, ma soprattutto produttore di casciassa. Barbaio non è uno schiavo, né un contadino. Barbaio è un uomo potente. E quando un uomo potente si schiera dalla parte del popolo, le cose cambiano. Novembre 1660.
Barbaglio chiama a raccolta i produttori, i bevitori e i commercianti di caciassa. Si riuniscono di notte, pianificano e poi, una sera, scendono in piazza. La rivolta esplode, le strade di Rio si riempiono di migliaia di persone. Urlano, brandiscono bastoni e torce. Il governatore è costretto a barricarsi nel palazzo. I soldati portoghesi non sanno cosa fare, non è una rivolta di soli schiavi. C'è tutto il popolo lì fuori. Bianchi, neri e meticci, ricchi e poveri, tutti uniti da un solo scopo: preservare la produzione della caciassa. Per settimane Rio è nel caos. Gli alambichi continuano a funzionare apertamente, nessuno osa fermarli, ma il governatore aspetta il momento giusto. 6 aprile 1661 è l'alba. I soldati irrompono nella casa di Barbaglio e lo trascinano in piazza. Il processo è una farsa. Poche ore dopo è sul patibolo. La folla urla, alcuni piangono, ma Barbaglio, in ginocchio, con la gola sulla pietra, guarda la folla e sorride, perché lui lo sa, sta per morire, ma loro hanno vinto. La lama cade. 13 settembre 1661, 5 mesi dopo l'esecuzione, la regina Luisa de Gusmão, reggente del Portogallo, firma un decreto. Poche righe, ma quelle poche righe cambiano tutto. La produzione di caciassa ora è legale. Il popolo brasiliano aveva vinto. Un distillato nato dagli schiavi, difeso con il sangue, era diventato simbolo di resistenza contro il dominio coloniale. Ma la storia della caciassa non finisce qui. Anzi, è solo l'inizio, perché nei secoli successivi questa storia si sarebbe intrecciata con qualcosa di altrettanto potente, qualcosa che nascerà in una casa umida di Rio, tra il fumo della frittura e il ritmo dei tamburi, il samba. Rio de Janeiro, fine 1800. Immagina di camminare nella zona del porto vicino Praça 11. L'aria sa di sale, pesce e sudore. Le case sono ammassate, strette. Qui vivono gli ex schiavi arrivati da Bahia dopo il 1888. Portano con sé poco, i vestiti, qualche utensile, i tamburi e la memoria. Memoria dei rituali del candomblé, memoria dei batuques africani, memoria della caciassa bevuta durante le feste quando erano ancora schiavi nelle piantagioni. Questa zona diventa nota come Piccola Africa. E in una casa di Rua Visconde vive una donna, Ilaria Batista de Almeida, ma tutti la conoscono semplicemente come Tia Chata. Di giorno vende dolci al mercato, ma di notte la sua casa si trasforma. Nella sala da pranzo si suona musica elegante europea. Si comportano bene, rispettano le regole. Ma mentre in cucina le donne baiane preparano fritture e servono caciassa in bicchieri smaltati, sul retro, nascosti dalla vista della strada, i tamburi cominciano a battere. Il ritmo è ipnotico, le mani battono sulla pelle tesa, i piedi si muovono e il batuque, che si sta via via trasformando. E in una sera del 1917, nel cortile di Tia Chata, c'è un gruppo di musicisti, Donga, Mauro de Almeida e Isigno. Stanno improvvisando, qualcuno batte un ritmo sincopato sul pandeiro, qualcuno canta una melodia nuova, parole irriverenti e satira, e il popolo che prende in giro il potere. E mentre cantano, i bicchieri di caciassa passano di mano in mano. Quella canzone diventerà Pelo Telefon, il primo samba ufficialmente registrato. Tia Chata non è solo una cuoca, è una sacerdotessa del candomblé. Cura le persone con erbe, rituali e preghiere. Durante il mandato del presidente Brás, Tia Chata fu chiamata a palazzo a curare una ferita alla gamba ritenuta fino a quel momento incurabile. La guarigione fu considerata miracolosa. In segno di gratitudine il presidente concesse a Tia Chata il permesso di organizzare feste nella sua casa senza l'interferenza delle forze dell'ordine. E da quel momento le feste di Tia Chata diventano leggendarie. Centinaia di persone, tamburi che suonano fino all'alba e caciassa che scorre a fiumi, spesso mescolata con lime e zucchero. È l'inizio di una nuova era, è l'inizio della storia di un nuovo drink, è la caipirinha. La caipirinha pare nasca nelle campagne di San Paolo, forse come rimedio all'influenza spagnola, caciassa, miele, aglio e lime. Poi qualcuno pare che abbia tolto aglio e miele e abbia aggiunto zucchero. E quel drink semplice, fatto con 3 ingredienti che costano poco e facili da reperire, diventa perfetto per il clima tropicale.
ma è quando arriva a Rio che la caipirinha trova la sua vera casa. Prasa 11 durante il carnevale è un delirio. Piazzata monta baracche di legno, vende dolci e fritture e serve caipirinha. I sambisti si riuniscono, intonano le canzoni satiriche tipiche del carnevale e bevono perché la caipirinha è democratica. La bevi nei baracchini di strada, la bevi nei bar di Lapa, la bevi nelle feste dei morros. Ricchi e poveri, bianchi e neri, tutti la bevono. Negli anni 50 e 60 i bar di Lapa si moltiplicano e Lapa diventa l'epicentro. Le rodas de samba suonano fino all'alba e ovunque il trinomio è lo stesso. Samba, casciassa e caipirinha sono inscindibili. Oggi il Brasile produce oltre 1 miliardo di litri di casciassa all'anno e solo l'1% viene esportato. Il 98% dei produttori sono artigiani, molti di Minas Gerais, dove 504 piccole distillerie continuano a produrre casciassa d'alambiche come si faceva secoli fa. Ma quando bevi una caipirinha, che sia in un bar di Lapa o nel bar sotto casa, non stai bevendo solo un cocktail. Assaggiala e chiudi gli occhi un secondo. Ascolta. Stai bevendo Geronimo Barbaio che sorride sul patibolo. Stai bevendo il cortile di Tiacciata, coi tamburi sul retro che suonano la musica irriverente degli ex schiavi. Stai bevendo la ribellione ai padroni. Stai bevendo l'anima del Brasile ed ha il sapore di resistenza. Io sono Leonardo Pinto e questa è Drink Stories. Segui il canale per non perdere i prossimi episodi. Ci vediamo la prossima settimana con il punto di Pinto, perché gli spiriti sono cultura e la cultura arricchisce lo spirito.